Bentornati su Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale che fa per voi creativi e creative. Oggi vediamo come mai sono passato da un Iwata Professional, quindi un livello altissimo di aerografo, ad un semplice Harder & Steenbeck della serie Evolution. Sì, nel corso del tempo mi sono reso conto che la spesa che avevo fatto all'epoca, quindi per un Iwata Custom Micro appunto della Iwata, è stata sì una buona cosa, ma non troppa. All'epoca lo pagai quasi 600 euro perché era un top di gamma, era ed è un bellissimo aerografo, fatto soprattutto però per gli artisti, quelli che fanno immagini, quelli che dipingono con l'aerografo, in sostanza su tela, fanno disegni eccetera, quindi lo consiglio a tutti quelli che fanno questo tipo di lavori, quindi disegni e quant'altro. Ma perché sono passato da un top di gamma così elevato ad un semplice Harder & Steenbeck della serie Evolution? In questo caso è il solo, ma adesso ve lo spiego sul tavolo perché si chiama solo o perché lo chiamano solo, e perché questo è un aerografo di fascia diciamo così professionale ma entry level, e perché ci sono passato per praticità. Adesso però ve lo spiego sul tavolo. Ecco qui l'Evolution Silverline, la versione solo. È un Harder & Steenbeck, quindi produzione tedesca. Togliamo la carta che non fa vedere nient'altro, e poi ci sono dentro i suoi libretti di istruzione che non servono tantissimo perché in realtà è molto semplice, vi fa vedere magari degli esercizi e niente di più, insomma, però è talmente semplice questo aerografo che sinceramente anche le istruzioni possono essere utili per questa parte dove vi fa vedere i pezzi e l'esploso di tutto l'aerografo, perché bene o male serve. Uno dei motivi intanto per cui sono passato ad Harder & Steenbeck è intanto la qualità, perché avevo già toccato con mano questi aerografi e sono veramente massicci, belli tosti, ma soprattutto per la reperibilità dei pezzi di ricambio in caso si dovesse rompere qualcosa, ma soprattutto della versatilità. Mentre il Custom Micro è molto difficile anche trovare i pezzi di ricambio, ha molti più pezzi da dover smontare quando si deve pulire l'aerografo, e quindi questo porta via tantissimo tempo. Ora vi faccio vedere cosa c'è nella scatola. Adesso vado a guardare, non ho guardato bene se c'erano anche le istruzioni in italiano. Ci sono le istruzioni per pulirlo, ma per pulirlo ve lo dirò io in un prossimo video. Non ho guardato appunto se c'erano le versioni, sì, c'è anche in italiano, per cui non c'è problema. Se non masticate l'inglese o qualche altra lingua avete anche le istruzioni in italiano. Andiamo ad aprirlo con questa bellissima confezione pazzesca, perché è proprio da cofanetto, tutta imbottita bene con la scritta Evolution Made in German High Quality, e questo è l'aerografo. Nella confezione non c'è nient'altro, si vede, o meglio si chiama solo perché nella confezione c'è solo quello che vedete con la boccetta da 2 ml, mentre c'è una versione 2 in 1 se non ricordo male che si chiama, che ha dentro anche una coppetta da 5 ml perché queste si possono intercambiare, e in più ha anche sia la duse che il puntale da 0,4. questo nasce con la 0,2 che è già molto fine, quindi è molto preciso, ecco, sotto questo punto di vista. Togliamo la scatola e vi faccio vedere come si smonta. Prima di tutto la peculiarità di questo aerografo è pesante il giusto, perché se fosse troppo leggero ci sarebbero dei problemi anche nel disegnare, almeno poi prendete la mano, è vero, però diciamo che la pesantezza non è un difetto, è più che altro una cosa che può andare bene. Soprattutto
è molto bilanciato come aerografo. Ovviamente è un doppiazione, quindi pressione per avere l'aria e tirare indietro per avere lo spruzzo di varie gradazioni a seconda di come spostate indietro l'ugello, quindi questo sposta l'ago che c'è al suo interno. Ma vediamo lo smontaggio, perché è la cosa veramente essenziale ed è una di quelle cose per cui ho scelto di passare ad un aerografo entry level, passatemi il termine, è sempre un professionale ma è un entry level di marca Arden Steenbeck, e ve lo faccio vedere perché da pulire sarà poi molto più facile, ma faremo un video a parte per questo tipo di operazione, sia il cambio colore sia la pulizia, quindi farò due video separati in modo tale che siano ben distinti e possiate vedere quello che più vi interessa. Andiamo a smontarlo. Prima vi dico che di regolazioni questo rispetto al Iwata Custom Micro, l'Iwata Custom Micro aveva anche una regolazione qua sotto che serviva per non toccare il compressore, quindi non variare la pressione del compressore, ma per andare addirittura ad agire da qua, quindi con questa rotellina che aveva sotto, per diminuire o aumentare la pressione. Era una regolazione in più. Questo comunque implica anche manutenzione in più, perché ci sono dei pezzi che comunque devi smontare per pulire, eccetera. Anche all'interno aveva molti più pezzi di questo, e questo è la praticità. A me piacciono le cose versatili, questo è molto versatile soprattutto perché vendono addirittura il cappuccio, il parapunta e la duse già di 2 o 3 misure, se non ricordo male, dovrebbe esserci lo 0,4 e lo 0,6, quindi cambiare il puntale, la duse e la punta, e si può usare sempre questo aerografo. Io per lo più questo lo uso con lo 0,2, quindi non mi cambia nulla, ma se dovesse servirmi, e poi ho altri aerografi come vi ho fatto vedere nei precedenti video che hanno punte più grosse, uno spruzzo più largo per dare per esempio primer o cose del genere. Questa è l'unica regolazione che ha, quindi questa punta dietro, la coda, si gira per fare in modo di regolare lo spruzzo, quindi potete, se lo avvitate completamente, lo spruzzo diventa più lieve, quindi avete una misurazione dello spruzzo. Se volete tenere uno spruzzo costante, poi con la dovuta pratica non avrete neanche più bisogno di questo, però se dovete fare delle cose particolari, per esempio io immagino, che ne so, delle pannellature dei Gundam per esempio, e volete fare solo la fuga delle pannellature per poi andare a fare una sfumatura, però vi serve quel tipo di spruzzo, quel tipo di larghezza, allora impostate questo, fate la vostra prova e vedete che se io stringo completamente non si muove più, posso solo spruzzare aria e non si muove più. Quindi questa è una ulteriore regolazione, o meglio ne ha solo due, è un doppiazione, ma questa regolazione può essere utile soprattutto all'inizio. Poi ripeto, è una questione di abitudine, fate la mano e continuate poi a fare il vostro lavoro tranquillamente senza doverlo impostare. Io bene o male ho la mano, quindi però qualche volta può essere utile. Andiamo a smontarlo. Questa è la coda, quindi questo pezzo, state sempre molto attenti al lago perché non si deve piegare. In questo caso vado a svitare questa parte, che è quella che tiene fisso l'ago, e vado a sfilare l'ago con molta cautela, mi raccomando, anche perché la punta deve essere perfetta. Poi abbiamo questa parte che si svita qua, eccolo qua, si toglie, questo è tutto il gruppo della molla che fa rientrare poi l'ago. Si può smontare il grilletto e qui possiamo smontare anche questo serbatoio, che in realtà questo diventa già un serbatoio da 0,7 da quello che è dichiarato dalla casa, e poi possiamo smontare questa parte che contiene la duse, che è questa, ovviamente il cappuccio della duse e il copriduse, eccolo qua. Questi sono i pezzi che compongono l'Arden Steenbeck Evolution Solo.
Un'altra cosa per cui ho acquistato questo e venduto l'Iwata è proprio per questo motivo: la Duse. Nell'Iwata e nella maggior parte degli aerografi bisogna avere una chiavetta, che qua non è compresa perché non è necessaria, per svitare la Duse, che è molto più piccola, perché è solo questa punta. Svitando la Duse e riavvitandola c'è sempre il rischio che vai a rompere la filettatura e quindi vai a compromettere tutto il lavoro dell'aerografo. Questo con questo aerografo non succede. Rimontiamolo? Lo rimontiamo, così vi faccio vedere come è veloce e facile. Rimettiamo la Duse qui, che tra l'altro ha un invito, ha degli inviti sopra qui e si riescono. Ok, perfetto, lo andiamo a rimettere qua dentro. Altra cosa che non vi ho detto: questo aerografo ha tutte le guarnizioni in Teflon, a parte questa guarnizione è in gomma normale, però è quella che viene intaccata relativamente meno da agenti chimici. Se usate solventi o comunque dei colori molto aggressivi, con le guarnizioni e soprattutto con gli aerografi di fascia bassa, quelli da 20 euro, 30 euro, rischiate comunque che le guarnizioni, che sono quelle che vanno a toccarsi di più con poi tutti gli agenti chimici, si rovinino e quindi intacchino un po' tutto il lavoro, mentre con questo, ovviamente come l'Iwata che aveva tutte guarnizioni in Teflon, con questo non c'è problema. L'unica guarnizione in gomma normale è quella che c'è qua dentro e però appunto va intaccata molto poco, e comunque ci sono tutti i pezzi di ricambio. Al suo interno qua dentro non si vede, forse, spero di sì, ma non si vede, c'è la possibilità anche di staccare quella parte, bisogna entrare con un cacciavite, però una volta che lo andate a pulire non c'è bisogno di staccarlo tutto, è meglio diciamo così lasciarlo lì fino a data da destinarsi. Andiamo ad inserire il grilletto, quindi lo appoggiamo qua dentro, magari dritto, ecco qua. Questa parte, adesso io ve la faccio vedere per farvi capire, questa parte dove passa in mezzo l'ago, ok? Quindi va messo in questo modo, appoggiato qua. Adesso possiamo rimontare questo, che è la molla che spinge, attenzione che se ne scappa, ok, questo funziona. E attenzione quando andate a rimontare la punta, quindi il puntale dell'aerografo, fate sempre attenzione. Questo per esempio ha già l'invito, un autocentrante, ed è molto buono perché insomma alla fine è una cosa molto delicata. Quando spingete dentro l'ago, lui passerà dalle guarnizioni perché sento che ha già fatto resistenza, portatelo fino alla fine, ma non esagerate nello spingere. Quando arrivate alla fine che si blocca è perché è arrivato qua in fondo, è uscita da qua, non credo si riesca a vedere, spero di sì, però ecco la punta che esce. Una volta arrivato lì in battuta non spingete di più e serrate la vite che tiene ferma questa puntale. Ora possiamo ripartire e mettere il cappuccio o il paraduse, il paraago, chiamatelo un po' come volete. Ok, possiamo rimettere adesso la coda. Che eccolo là, ok, perché c'è la molla in fondo e dovevo centrare la molla. E ora possiamo rimettere anche il suo serbatoio, ed ecco qua il nostro aerografo bello che pronto. Lui ovviamente ha questa parte che è l'attacco rapido per fare lo sgancio e aggancio rapido al compressore. Io ho lo sgancio rapido sul tubo del compressore che va all'aerografo, però avete visto che è molto semplice sia smontarlo che rimontarlo.
Questo implica che anche per la pulizia è molto più semplice montarlo e rismontarlo. Quindi avete visto il mio nuovo bimbo, insomma, Ardent Steenbeck serie Evolution, si chiama solo perché appunto vi ho spiegato che c'è un'altra confezione dove all'interno c'è un serbatoio in più e delle duse e un puntale in più, quindi da 0,4 se non sbaglio, il 2 in 1, ma è veramente fantastico, anche tenerlo in mano è veramente bellissimo, a me piace un sacco. E così il cambio da un toppissimo di gamma a questo è stato, secondo il mio lavoro e quindi secondo quello che faccio, è stata una grande cosa, perché mi semplifica tantissimo la vita, sia nel cambio colore, che comunque sono bene o male tutti uguali, il cambio colore poi ve lo farò vedere, ma sono più o meno tutti uguali, ma sia per la praticità della manutenzione. La manutenzione è molto più veloce, ci sono i pezzi di ricambio, lo si trova molto facilmente, costano anche un po' meno quelli che si trovano, anche se il kit completo, e vi lascio sotto comunque tutti i link sia di questo che di tutti gli accessori, anche se appunto si trovano tutti gli accessori, per esempio la duse più il puntale dello 0,4, questo è 0,2 ve lo ricordo, siamo intorno ai 35-40 euro. Considerate però che questo aerografo, che al momento è intorno ai 100 euro, poco più, con 40 euro in più vi fate 2 aerografi sostanzialmente, quindi è un buon compromesso, soprattutto appunto per la praticità. A me piacciono le cose versatili e pratiche, soprattutto devono fare quello che voglio io in sostanza. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio per essere rimasti con me, ditemi cosa ne pensate di questo aerografo, se l'avete provato, se ne avete provati altri, che cosa state riuscendo a fare con l'aerografo, perché vi posso dare qualche consiglio, ovviamente scrivetemi qua sotto. E da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!